Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver parlato con addetti del mestiere mi sono reso conto che la mia Noise frena più di quanto io pensassi. Quindi oggi che cosa ho fatto? Ho approntato questa pista di ben 25 metri per parlare con voi dell'impianto frenante delle nostre Sporty. Devo dire che quando ho preso per la prima volta in mano la mia Noise, alla prima frenata sono rimasto molto scioccato in negativo, perché credevo fosse una moto più performante da questo punto di vista, non chissà quanto, però comunque fosse più pronta. L'impressione iniziale era quella di una moto che non frenava assolutamente e soprattutto che il freno posteriore fosse totalmente inesistente. Dopo aver parlato con addetti del settore che mi hanno spiegato qualche trucco, devo dire che sono rimasto completamente stupito, invece in positivo. Mi hanno trasmesso qualche trucchetto da poter applicare alla mia guida con Noise, ma che fondamentalmente si può applicare alla guida di tutte quante le motociclette. La prima cosa che io facevo e che non sapevo di sbagliare era, in una frenata importante, perché oggi di frenate importanti stiamo parlando, era di tirare completamente il freno anteriore, utilizzando molto poco il freno posteriore. Il primo consiglio che mi è stato dato da queste persone è semplice, ma non ci avevo mai pensato. Tiravo la leva del freno come unico movimento, quindi la prendevo, tiravo e stringevo. Fine, non facevo altro. In realtà questo movimento si deve suddividere in due momenti, diciamo così. Una prima tirata lieve, in modo tale da permettere al peso della moto e al nostro peso di caricarsi sull'anteriore, e successivamente stringiamo la leva maggiormente, quindi fino a fine corsa. Però questo non si deve risolvere in due movimenti ben distinti, quindi tiro leggermente, lascio e ritiro. No, deve essere tiro, tengo tirato quella frazione di secondo che il peso si carichi in avanti e ritiro ulteriormente. Così il nostro spazio di frenata si riduce notevolmente. Un'altra cosa che non facevo nelle frenate importanti era utilizzare il freno posteriore. Noi nelle nostre Sporty lo andiamo a considerare un freno quasi inutile fondamentalmente, però in realtà funziona e funziona anche bene. Avendo fatto qualche guida con loro dove mi illustravano la differenza con e senza, devo dire che ora mi viene spontaneo utilizzarlo. È molto importante avere i due movimenti ben distinti ma fluidi abbinato al nostro freno posteriore, soprattutto sulle moto prive di ABS, perché il doppio movimento sull'anteriore riduce di tanto la possibilità di bloccaggio della ruota. Si chiude e quindi poi noi cadiamo. L'utilizzo anche del freno posteriore ci aiuta un pochino a scaricare la velocità sul posteriore. Perché ho voluto approntare una pista di 25 metri? Le strade che noi percorriamo con più frequenza sono quelle urbane, quindi con una velocità di 50 orari. Parliamo di limiti, ragazzi, non di quanto noi realmente andiamo. Il calcolo è presto fatto. Alla velocità a cui noi stiamo andando bisogna togliere uno 0, quindi 50 ci rimane 5. Quel 5, non chiedetemi perché, va moltiplicato per 5. Il risultato è lo spazio di frenata che ci occorrerà per fermarci. Quindi se io vado a 50 avrò bisogno di 5 per 5, 25 metri. Quando guidate pensate bene alla velocità a cui state andando e al conseguente spazio di frenata. Ora è giunto il momento di passare al lato pratico. Cercherò di arrivare a 50 all'inizio del birillo verde, che è il punto 0, per fermarmi prima dell'ultimo birillo rosso, che è il 25esimo metro, e faremo due prove. La prima con frenata unica come la facevo all'inizio e vedremo dove arrivo. La successiva frenata combinata e vedremo lo spazio che andremo a guadagnare e vedrete che ci sarà una bellissima sorpresa. Cercherò di prendere la rincorsa per arrivare ai 50. Via, andiamo. 50, eccoci, siamo sul verde, freno. Solo freno anteriore. Vediamo dove siamo arrivati. Praticamente siamo sui 20 metri. Posto questo birillo come segno. Ora facciamo la frenata combinata. Doppio movimento, freno anteriore combinato insieme al freno posteriore. 50. Guardate la distanza. La differenza è questa. Sono 1, 2, 3, 4 metri e mezzo in meno di frenata. Quindi siamo sui 19 metri appena misurati con freno anteriore e basta tirato. Fine. Freno combinato, siamo a differenza di quasi 5 metri. 5 metri fanno tantissimo la differenza, possono salvare una vita. Ora proviamo a farla sui 70. Praticamente dovrei prendere in pieno la mia GoPro laggiù. 70 orari, guardate, preciso, nemmeno a farla apposta, 25 metri. Ora facciamo i 70 con la frenata combinata.
20 km/h in più da frenare sono i 4 metri di prima, ma ne vado a risparmiare 8. Ragazzi, la differenza è abissale, è veramente abissale. Spero che questo video possa essere stato di spunto per qualcuno di voi, senza arroganza, per farvi vedere che con una piccola differenza nel movimento durante la nostra frenata possiamo migliorare di veramente tanto la prestazione della nostra moto. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao ragazzi!